If you touch, you'll understand. Ritrovati ragazzi in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto. È iniziato il 2023 e questo è il primo video che vado a caricare, quindi è l'occasione giusta anche per farti gli auguri di buon anno. Ti auguro un anno decisamente di successo nel mondo lavorativo, però la cosa più importante, ti auguro tantissima salute a te e alla tua famiglia. Quindi, fatta questa ovviamente premessa che è dovuta, voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli iscritti e non iscritti che supportano il mio lavoro con un semplice like. Nel video di oggi torniamo a parlare di illuminatori a luce continua, di stick light. So che l'argomento a molti di voi non è interessante, però ti invito lo stesso a guardare questo video, perdi quei 5 minuti preziosi del tuo tempo libero, perché è un prodotto decisamente interessante e aiuta proprio il sottoscritto a continuare proprio a portare nuovi video. Come ho ben detto anche in altri video, non voglio essere ripetitivo, il mio non è un canale di televendite, ti porto solo prodotti che reputo interessanti. Qui non vedrai mai il classico video unboxing da 10.000 euro, 20.000 euro, qua vedrai solo un prodotto che ho provato, testato e merita i tuoi sudatissimi soldi. Questo voglio specificarlo, ok ragazzi? Il prodotto di oggi è della Zhiyun, quindi ha dei problemi di gioventù, quindi non è perfetto, te lo dico subito e lo dirò sul video, quindi ascoltami con attenzione. Però è un prodotto, una stick light che merita la tua attenzione, specialmente fotografo e anche videomaker, perché è un prodotto decisamente potente, perché abbiamo 100 watt in mezzo metro, ok? Una batteria decisamente con un'autonomia decisamente interessante, quindi te la puoi portare nelle tue uscite fotografiche per fare video in tutta tranquillità. Come ti dicevo, però ha dei problemini, quindi ti invito a guardare tutta la recensione e se hai dei suggerimenti o delle domande proprio in merito a questo prodotto ti aspetto qui sotto. Prima di iniziare questa recensione sull'F100 voglio iniziare in modo diverso e voglio parlare proprio di potenza, che secondo me è molto interessante, è la cosa che magari interessa di più a un ragazzo, a qualcuno che magari vuole proprio iniziare a illuminare i propri video oppure a fotografare usando proprio una luce continua. E quindi ascoltami con attenzione, voglio ripetere anche alcune cose che ho già detto in altri video perché è decisamente importante e voglio che sia ben chiaro, e voglio essere anche decisamente breve perché non voglio essere sempre ripetitivo. Il consiglio che ti do è di guardare non solamente l'assorbimento massimo, in questo caso sono 100 watt, devi controllare il lux che emette e devi guardare come sono stati misurati, perché ci sono illuminatori che hanno un assorbimento da 50 watt che hanno gli stessi lux che hanno delle monotorce da 100 watt, ok? Quindi controllate sempre. Ovviamente i cob sono decisamente più potenti, però al giorno d'oggi praticamente tutte le aziende producono LED cob, ok ragazzi? Ovviamente qui non abbiamo un cob, abbiamo molti LED, ok? Oltre 300 LED, adesso non mi ricordo. Quindi detto questo, io ho verificato abbastanza bene tutti i dati che ha dichiarato la Zhiyun e ti posso garantire che sono reali. Ovviamente per me è molto importante che tu vada a verificare ovviamente a che distanza siano state fatte queste misurazioni. Faccio un esempio, restando in casa Zhiyun, non me ne voglia, il dato che ovviamente ti viene subito agli occhi quando entri nel suo sito sono questi 20.000 lux, che sono tantissimi. Ovviamente sono stati fatti a una distanza molto ravvicinata, praticamente sono stati fatti a 30 cm dal soggetto. Praticamente io alla massima potenza una stick light a una modella non gliela metterei mai davanti, perché sennò diventa una lampada abruzzante, ok? Di solito io una stick light in base alla potenza la metto a 1 metro, posso anche metterla più vicina, ma ovviamente a una potenza più bassa, ok ragazzi? Dopo dipende se utilizzi anche un diffusore, ma questo è un altro discorso. Quello che
ti posso consigliare: verifica i lux e a che distanza sono state eseguite queste misurazioni. Secondo me una corretta misurazione, giusto per farti un'idea, ovviamente sto parlando di fotografia di ritratto, la misurazione va fatta a 1 metro. Ovviamente, ripeto ancora una volta, più il modificatore è grande, più avremo una dispersione di lux. Quindi torniamo a noi. Adesso ti faccio vedere la reale potenza, ti faccio una misurazione sola. Guarda, ho messo l'F100 qui, l'ho misurato a 1 metro di distanza e lo faremo live, ed è esattamente qui, anzi deve essere un po' più distante, quindi nessun bluff, nessun inganno, anzi 1,10 m, quindi lo devo avvicinare, avevo fatto correttamente. Scusate, però ovviamente dobbiamo fare le cose fatte bene. Ovviamente andrò a spegnere la luce che mi sta illuminando, ho spento anche il monitor, la luce alle spalle, perché ovviamente influenzano la misurazione. Ok, vado ad accendere e così in questo caso ti dico subito, adesso credo sia l'1%, questa è al 10%, questo è un Godox ML60 se ricordo bene. Abbiamo 383 lux, ok, quindi sono pochissimi, però sono sufficienti proprio per illuminare il mio video. Quindi questo voglio far capire che a chi vuole comprare degli illuminatori per illuminare i propri video su YouTube, credetemi che non serve tantissima potenza. Ok ragazzi, ma questo è un altro discorso. Quindi iniziamo la nostra misurazione. Adesso io spengo la luce principale e ovviamente dovrò alzare questa, e ovviamente l'immagine purtroppo va in sovraesposizione, e lo lasciamo partire. E siamo esattamente a quasi 1200 lux. Ok, adesso io mi fermo, non so se si vede, dubito, vediamo se accendendo la luce si vede. Facciamo una prova anche con i 100 watt, sempre a 1 metro di distanza. Vado a bloccare qua giusto per farvi un'idea di quanta potenza ha questo illuminatore. Ok, illuminiamo e questi sono i valori. Facciamo anche una misurazione della temperatura, ovviamente a 100 watt. Scusate ancora una volta se l'immagine è sovraesposta, mi sta accecando, praticamente è una lampada solare. Sicuramente dopo, quando lo spegnerò, sarò anche più abbronzato durante questo video, che ne ho anche bisogno. Allora, facciamo una misurazione. Sta funzionando da 5 minuti, quindi non è ancora una temperatura decisamente alta. Io l'avevo fatto in precedenza perché avevo testato ed era arrivato a 50 gradi, ok? Adesso facciamo una misurazione dopo 5 minuti più o meno, che sta ovviamente funzionando. Anzi, ti faccio sentire il rumore delle ventole. Il microfono ce l'ho qui proprio nella camicia, ovviamente si sentirà, faccio un po' di silenzio. Ovviamente se adesso io vado ad avvicinare il microfono lo sentirai decisamente molto di più. Ok ragazzi, capisci che se utilizzi la funzionalità 100 watt per registrare un video, beh, può dar fastidio, ok? Anche se i software fanno decisamente miracoli, possono togliere anche questo rumore, dopo vedi te, insomma. Vediamo la temperatura e dopo continuiamo con la recensione. Decisamente faccio fatica a centrare il nostro illuminatore perché mi sta abbagliando, e già ha raggiunto i 50 gradi. Prima di iniziare questa nostra chiacchierata, questa mia esperienza di utilizzo proprio dell'F100 della G1, ovviamente non ti farò una recensione da nerd, però stai tranquillo che tutte le cose importanti che tu devi sapere se vuoi prendere in considerazione proprio l'acquisto di questa stick light della G1 te le dirò, ok? Sia che tu sia un fotografo o la devi utilizzare per illuminare i tuoi video. Attualmente ci sono disponibili due modelli, l'F100, quella che ti andrò a mostrare proprio oggi, c'è anche diciamo il modello più economico che è molto simile all'F100
C, che praticamente non ha gli accessori che ti andrò a mostrare oggi e ha delle funzionalità in meno, però per quanto riguarda la potenza, cioè i 100 watt, la dispone anche il modello con la lettera C. Ok ragazzi, questo giusto per essere più chiari. E tutto quello che ti faccio vedere è proprio all'interno di questa borsa, questa custodia in nylon tessuto imbottita al suo interno. Ovviamente al suo interno c'è l'F100 che abbiamo già tirato fuori e ci sono degli accessori, due in particolare, che sono molto utili. Innanzitutto la griglia, che serve proprio per concentrare la luce, e una cuffietta che praticamente è un diffusore che serve proprio per ottenere una luce ancora più morbida, e questi due accessori vanno proprio infilati su queste alette Bandors. Le alette Bandor, come sapete, sono proprio per puntare la luce, direzionare il fascio della luce direttamente su un posto prefissato, in modo da non, come si dice, illuminare tutto il set in modo da avere proprio la luce concentrata, e possiamo farlo proprio utilizzando ancora di più queste griglie. Ok, questa griglia che è molto utile, ti farà perdere parecchi stop, questo non lo nego, e su una luce LED è decisamente importante perché non abbiamo la potenza di una luce flash, però tutto sommato è decisamente utile. Poi se vogliamo una luce più morbida, sempre utilizzando le bundles che servono proprio per installare questo modificatore, avrei la possibilità di ammorbidire ancora di più la luce, ed è decisamente molto utile. Per alimentare la batteria e ricaricarla abbiamo un trasformatore di rete da 120 watt, quindi molto potente, quindi la ricarica della batteria avverrà in maniera molto, tra virgolette, dico rapida, perché essendo da 100 watt decisamente veloce. E la cosa però molto importante è che tu puoi continuare a utilizzare l'F100 anche quando lo stai utilizzando in studio, perché ricarica la batteria e potrai anche utilizzarlo allo stesso tempo, ed è decisamente importante. Se andrai a utilizzare proprio l'F100 al di fuori della tua abitazione, dove ovviamente non hai la possibilità di attaccarti alla 220, abbiamo, dove troviamo ovviamente l'entrata per far entrare l'innesto dell'alimentatore di rete, anche una porta di tipo USB di tipo C, che serve innanzitutto per fare l'update del firmware che si scarica sul sito della G1, però la cosa molto importante è che possiamo ricaricare la batteria con un power bank che ti permetterà innanzitutto di avere un'autonomia prolungata proprio di questo F100, dal momento che abbiamo un'autonomia, se lo utilizzi alla massima potenza in modalità 50 watt, di oltre un'ora. Invece se utilizzerai la funzione 100 watt, quindi quella molto potente, di 30 minuti. Questi ovviamente sono dati dichiarati dalla G1, poi sappiamo che a lungo andare questi tempi saranno decisamente inferiori, però ti può aiutare proprio con un power bank, e ovviamente se è un power bank abbastanza capiente, l'autonomia da un'ora la puoi far passare tranquillamente anche a 3 ore, e puoi continuare a utilizzare, come ti dicevo, l'F100 in tutta tranquillità anche in modalità 100 watt, e questo è decisamente molto importante. Vediamo anche giustamente come è costruito questo F100, cosa da non trascurare mai, perché ho visto altri prodotti, altri stick light decisamente più economiche, però decisamente costruite decisamente male. Qui abbiamo un prodotto che innanzitutto è una garanzia, perché la G1 sì, la conosciamo tutti perché costruisce stabilizzatori di immagine, e recentemente, come fanno diciamo un po' tutti, recentemente si è messa proprio a lanciare anche illuminatori a LED, ok? E secondo me l'ha fatto anche in maniera abbastanza buona, ok? Ci sono delle mancanze, manca un po' di esperienza che sicuramente nei prossimi prodotti andrà a migliorare, però nel complessivo, ripeto, è un prodotto valido. Allora, per quanto riguarda i materiali, ti dicevo, è plastica, non dà la sensazione di quelle plastiche cheap che ho visto, come ti dicevo, in altri prodotti, anche specialmente quando vado ad aprire e chiudere queste bundles, ti danno proprio la sensazione di robustezza. Insomma, non è il classico giocattolo e quella cosa che hai paura che prima o poi ti rimanga tra le mani, ok? E tutto sommato questa è una cosa positiva proprio dell'F100. Altra cosa positiva innanzitutto sono le dimensioni, perché per me è molto importante la portabilità. La Light Stick è sempre quella luce che considero come jolly per illuminare certe situazioni dove devo andare a fotografare, proprio una modella, o in certe situazioni delle fotografie di still life ti può essere molto utile. 50 cm di lunghezza per un peso di 1 kg fa venire questa F100 voglia di portarla con te senza nessun tipo di problemi, ok?
Per quanto riguarda l'ergonomia, ecco, questa è una cosa che non mi è piaciuto, perché abbiamo sì una lunghezza di 50 cm, però l'impugnatura, il grip è decisamente scomodo perché è quadrato, abbiamo 4,5 x 4,3 cm, praticamente se lo andiamo a utilizzare per sessioni molto lunghe è decisamente molto scomodo, e se sei una donna che quindi ha una mano decisamente più piccola lo troverai ancora più scomodo. Ecco che lanciamo questo feedback proprio alla G1, che magari nel prossimo upgrade migliori proprio il grip di questa F100. Ok ragazzi, comunque se volete possiamo utilizzarlo sempre con uno stativo, dal momento che abbiamo un filetto da 1/4. Ok ragazzi, per quanto riguarda i materiali, quindi tutto sommato prova superata da parte della G1. Vediamo adesso un'altra cosa molto importante, la ventilazione e il raffreddamento. Ovviamente, come ben sapete, le luci a LED scaldano, e ovviamente anche questa, specialmente, anzi quando lo andremo a utilizzare a 100 watt scalda, perché possiamo raggiungere anche i 50 gradi, ok? E sono parecchi questi gradi, e quindi la G1 ci ha messo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventoline che praticamente fa venire l'F100 un piccolo drone. A parte gli scherzi, state tranquilli che queste ventole funzioneranno solo in modalità 100 watt, quindi state tranquilli che se lo utilizziamo per un utilizzo tra virgolette normale 50 watt, queste ventole staranno sempre spente. Ok ragazzi, siamo arrivati decisamente al capitolo più interessante e più importante di tutto questo video, quindi seguimi con attenzione che ti faccio, anzi ti parlo proprio delle funzioni che troverai nell'F100, e ti voglio anche dire in tutta onestà, perché poi ho deciso che congedo proprio la mia vecchia stick light, l'LC500R della Godos, che ho utilizzato per 3 anni, ha fatto il suo buon lavoro, mi sono sempre trovato bene, però nel 2023 capisci che oltretutto le dimensioni contano, perché come vedi è molto più compatto il modello della G1, e qui abbiamo 100 watt, qui abbiamo 30 watt, e capisci che la differenza c'è, specialmente quando li trasformiamo in lux. Però c'è un però, qui abbiamo delle funzioni che non ho trovato nel modello della G1, che ovviamente ti andrò a raccontare. Quindi andiamo a congedare il modello della Godos, ti parlo velocemente delle funzionalità che trovi qui. Innanzitutto partiamo dalla modalità che personalmente utilizzo di più, la modalità CCT, che potrebbe essere anche in certi illuminatori con una temperatura fissa che di solito è 5600. Qui abbiamo una luce bicolor, quindi abbiamo la possibilità di modificare la temperatura colore. Si parte da una temperatura colore molto calda, 2700 gradi Kelvin, quindi molto simile alla lampada che vedi alle mie spalle, e puoi portarla fino alla bellezza di 6200 gradi Kelvin, quindi abbastanza fredda. Quindi puoi capire da solo che è molto utile se devi proprio utilizzare questa stick light su contesto di luci già esistenti. Nulla ti vieta poi di utilizzarla come luce principale key light per illuminare i tuoi video, se devi registrare video per YouTube, per TikTok, per Instagram, e puoi utilizzarla anche con un normalissimo telefono, dal momento che di solito, come ben sai, i nostri telefonini hanno una buona qualità, però hanno un sensore piccolo, hanno bisogno di tanta luce, e questo tipo di illuminatore può farti molto comodo perché 50 watt, possiede tantissimi lux, è un setup molto veloce da installare, quindi sei pronto per registrare proprio i tuoi reel, i tuoi TikTok oppure i video per YouTube. Ok, ovviamente se utilizzi una fotocamera diciamo un po' più professionale con un sensore più grande, una APS-C o anche una full frame, perché no, ovviamente la potenza di questo illuminatore non va utilizzata al massimo. Basterà che ovviamente la metti in modalità 50 watt con una potenza che si aggira attorno al 60%. Questa operazione puoi farla tranquillamente con il dimmer che hai proprio nell'impugnatura. Ok ragazzi, per quanto riguarda invece in ambito foto, ti porto la mia esperienza che ho avuto più che altro con l'LC500R, che ha ovviamente una potenza inferiore, però ti posso dire che ho sempre ottenuto quello che volevo portare a casa. Ovviamente sto parlando delle foto, però ti dico anche tutta onestà che ho sempre scattato con un treppiede proprio perché scattavo a tempi decisamente brevi, un sessantesimo, e stando sempre su ISO decisamente contenuti, ISO 200 massimo ISO 400. Ecco che qui ti posso garantire che se vuoi scattare anche senza treppiede e magari stando sempre con ISO contenuti, puoi farlo, perché 50 watt avrai decisamente più lux proprio rispetto a altre stick light che ti ho fatto vedere. Ok ragazzi, questo va precisato. Ovviamente hai anche la possibilità molto importante che ti dicevo di portarla a 100 watt, ed è molto importante.
Ovviamente non puoi ottenere l'effetto che ti darebbe un flash, e quindi se vuoi utilizzarla in esterno sotto il sole, beh, non è che ti servirebbe tantissimo, però in certe situazioni all'imbrunire dove c'è un po' di ombra, ecco che questa lampada con 100 watt ti può essere d'aiuto. Ovviamente in studio puoi creare dei setup decisamente interessanti proprio utilizzando anche quella griglia che ti mangia tanti stop, e in questo caso i 100 watt ti possono essere d'aiuto. Ok ragazzi, però va detta una cosa molto importante, che se vuoi utilizzare questi 100 watt, innanzitutto se utilizzi la batteria devi sapere che la durata, l'autonomia sarà ridotta a mezz'ora, e se vuoi anche utilizzare questi 100 watt la potrai utilizzare con una temperatura colore di 4000 gradi Kelvin. Detto questo, passiamo alle altre funzioni che trovi con questa tipologia di stick light, questo illuminatore decisamente versatile che ti consiglio da avere con la tua attrezzatura se sei sia un fotografo e specialmente un videomaker, perché ovviamente anche la funzione RGB, che ormai lo sappiamo tutti, troviamo su qualsiasi illuminatore, e anche qui abbiamo 360 colori che ovviamente potremo modificare sia nella saturazione e nella intensità, sempre con questo joystick che troviamo nel retro nell'impugnatura. Ok, è un joystick che all'inizio magari ti darà un po' di problemi, però ti garantisco, e te lo dico io, credimi, che dopo 10-15 minuti che ci hai fatto un po' di confidenza non avrai problemi. Sotto questo punto di vista ne tiro un po' le orecchie all'Agio, che mi sarei aspettato qualcosa di meglio, però mi auguro che nel modello successivo ovviamente queste cose vadino a migliorare. Ok ragazzi, però tutto sommato è una cosa che puoi modificare in tutta tranquillità. Abbiamo anche un piccolo display dove avrai tutti i settaggi che hai appena fatto. Abbiamo anche 6 effetti luce se sei un videomaker, per creare magari qualcosa di particolare nei tuoi video. Sono solamente 6, però sono, diciamo, da quello che ho visto, quelli più utilizzati. Bene ragazzi, allora siamo quasi arrivati al termine di questa nostra prima chiacchierata del 2023. Innanzitutto grazie di avermi fatto compagnia fino a questo punto del video. Adesso vediamo ovviamente l'argomento prezzi, decisamente interessante, così facciamo giustamente anche un po' di chiarezza, perché sicuramente tra di voi ci sarà un po' di confusione tra i due modelli che sembrano uguali però alla fine non lo sono, si avvicinano molto, però ovviamente va fatto un po' di chiarezza e adesso lo facciamo. Innanzitutto il modello che ti ho portato oggi, l'F100, attualmente sul sito della Zoom, ho appena verificato, costa 299 euro. Comunque ti lascio tutti i link in descrizione, anche il link Amazon, dopo valuta te se fossi eventualmente interessato a questa tipologia di illuminatore. Ok, ovviamente compreso tutti gli accessori e insomma quello che ti ho fatto vedere durante il video. È un prezzo un po' importante, però stiamo sempre parlando di una luce decisamente potente e professionale. Ok, ha delle mancanze che adesso andremo ovviamente a riassumere. Il modello che era uscito esattamente l'anno scorso a luglio, se ricordo bene, eccolo qui, l'FR100C, costa 169 euro attualmente. Praticamente è molto simile, è un prezzo decisamente ottimo, ti consiglio di prenderla in considerazione proprio per quello che offre, perché è molto simile, adesso ti dico anche dove. Ovviamente non abbiamo tutti gli accessori che ti ho fatto vedere nell'F100 e tantomeno potrei acquistarli separatamente proprio perché non è dotata delle alette bundles. Abbiamo ovviamente delle prestazioni inferiori proprio perché ha un numero inferiore di LED proprio rispetto all'F100, però ti dico in tutta onestà che se devi utilizzarla solo, dopo vedi te, in modalità CCT, sono praticamente due prodotti simili al 100% perché hanno le stesse prestazioni, anche la batteria è uguale, quindi sotto questo punto di vista non ha nessuna differenza. Se devi utilizzarla anche in modalità RGB, sappi che qua hai un numero elevato in più di LED proprio rispetto all'FR100C. Ok ragazzi, veniamo alla fase conclusiva di questo video e ti spiego innanzitutto perché ho deciso di tenere l'F100 come stick light principale tra la mia attrezzatura e quindi di congedare proprio la mia vecchia, si fa per dire, LC500 della Godos, che mi ha accompagnato per quasi 3 anni, però questa è decisamente molto più compatta, molto più portatile e decisamente molto più potente proprio perché ha 100 watt e che non sono pochi proprio rispetto ai 30 watt della Godos. Però ci sono dei però purtroppo che
dobbiamo ovviamente valutare bene se vuoi acquistare questa tipologia di stick light. Non abbiamo un'applicazione dedicata, quindi è decisamente una perdita di tempo, specialmente in modalità RGB, che ovviamente dovrai cambiare tutti i colori e anche le temperature proprio con questo non comodissimo, chiamiamolo rotellina joystick, che è dotato a questa F100 della G1. Ok ragazzi, altra cosa che mi sarei aspettato fosse migliore è il grip, l'impugnatura. Il design è molto bella, però l'impugnatura, se dobbiamo utilizzare questa stick light per 10 minuti va più che bene, ok, però per sessioni decisamente lunghe è decisamente un'impugnatura molto scomoda. Avrei preferito la classica impugnatura rotonda. Ok ragazzi, abbiamo, ricordo, un filetto da 1/4, se come hai visto nel video puoi attaccarla direttamente allo statio. Ok ragazzi, altro da segnalare di importante non ho, ripeto, nel complessivo è una stick light che ti consiglio proprio perché è decisamente molto potente, però come ti ho detto ci sono queste mancanze che ovviamente dovrai prendere in considerazione per il tuo acquisto di una stick light. Bene ragazzi, come al solito io vi lascio il link in descrizione se siete interessati proprio all'acquisto di questa stick light. Se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti, io vi do appuntamento alla prossima settimana e adesso inizio proprio a editare questo video che stai guardando. Ciao e alla prossima!